Buongiorno ragazzi, sono le 6:50 di mattino, stiamo andando verso la stazione degli autobus per andare alla base Torres del Paine. Vestiti da moto, ma non andiamo in moto. No, non abbiamo neanche le protezioni, però ci riparerà dalla pioggia. Questo è quello che abbiamo intorno e gente che cammina con noi. Stamattina c'è traffico, è lunedì mattina e soprattutto c'è traffico anche a piedi perché la gente sta venendo con noi alla stazione. Li portiamo con noi se vi va. Un autobus già in partenza. Testiamo l'abbigliamento Rucca da moto per il trekking. Paine È nostro. sempre al limite, ma ce l'abbiamo fatta. No, stavolta no, limite no, perché poi dà la colpa a me, non è 2-3 minuti di anticipo per stare tantissimo. certo, è anticipo, quando per me essere puntuale significa qualche minuto in ritardo. Ecco, è quello, è il gap, tutto l'altro problema. Comunque stanotte abbiamo dormito 3 o 4 ore perché ieri sera siamo tornati tardi, siamo andati a letto tardi, ho lavorato un pochettino, oggi ci aspettano solo 18 km di cammino, quindi giornata che inizia alla grande. Primo tratto andato, 1 ora e 45 minuti di autobus da evitare assolutamente. No, da evitare no. Siamo a Laguna Amarga, ora check-in per controllo dei biglietti e poi si va. No, assolutamente meglio la Tenerona dell'autobus. E di gran lunga. Allora, noi dobbiamo andare a Mirador Las Torres e siamo qua. Quindi dobbiamo fare il percorso arancione 4 ore e 15 minuti, 9,7 km. Dai che ci siamo, ti scaleremo, dai, derecha. Bello però così contrassegnato dalle pietre. Io suggerirei delle scritte un po' più grandi e un regolamento un po' più visibile, o in inglese o in spagnolo. Sara, la vedete un po' così? Perché quando siamo arrivati alla Laguna Amarga non c'erano indicazioni e non c'era scritto da nessuna parte che bisognava prendere un transfer per arrivare qua, dove da qua inizia il vero sentiero. La locomotiva italiana. Poi quando sta così tira anche di più, è difficile stargli dietro. Ma poi nell'ultimo tratto c'è scritto che c'è 1 ora di salita con questa pendenza, vediamo come ne viene fuori. Per semplificarvi le cose e non fare la menata di prendere l'autobus da Puerto Natales fino a qua, potete pernottare su questa struttura. Tra l'altro bellissima, ma non oso pensare quanto costi la camera. Considerando la vista, penso da tanto a tantissimo. Però certo, qua scendi, fai colazione e parti. Ti sarebbe piaciuto questa cosa, eh? E invece no. Sì, mi sarebbe piaciuto, però non è questo quello che desideravo. Desideravo che fosse stato tutto un po' più chiaro, però va bene così. Altra cosa importantissima, non si può utilizzare la tenda all'interno del parco, quindi fare campeggio è severamente vietato. Comunque è uno spettacolo della natura. Non si può negare. A ora ci saranno 13-14 gradi, ma come sempre il sole scotta molto, quindi il freddo non si percepisce più di tanto. Sosterrà l'enorme mole di Sara? Proviamo. Zip braccio e avambraccio aperte. Le prime 2 ore del tracciato le danno per molto semplice, quasi in pianura. Però per condividere il pensiero più profondo non vedo l'ora di arrivare in cima e mangiarmi quei bei toast preparati ieri sera. Wow! Non c'è altro rumore fuori dal fiume. Bellissimo! Bellissimo. Mettono una rete sicuramente per il ghiaccio.
Si inizia a salire. Guardate il polvo sui pantaloni di Sara, peggio di quanto andiamo con la Tenerona. Primo stop non ve l'abbiamo mostrato perché eravamo inguardabili, comunque ci siamo spogliati. Io ho tolto le pantacalze in Outlast, Sara ha tolto tutto. Al momento sì, è un po' fresco però. Nel mio caso la visione con le pantacalze ve la risparmio, quindi tengo duro e andiamo avanti. Aumentano le difficoltà. Riprendiamo un po' di fiato. Pianura. Siamo fuori allenamento. Tu sei fuori allenamento. Io vado con lo zaino da Touratech da 38 litri carico, la tuta Rimo R della Rucca e sotto l'intimo Outlast. Dal fiatone capite bene che non sono fuori allenamento. Che spettacolo però. Quasi è coperto. La meta sempre più vicina, tra poco si prospetta un percorso abbastanza impegnativo, ma la parola d'ordine è never give up. Mai mollare, mai ragazzi, mai. E comunque siamo partiti per ultimi, ma già qualche sorpasso c'è stato, qualche ferito lungo la strada, l'abbiamo superato. Sara sempre in testa. Non fa male, non fa male. Dai. Come la Tenerona, va piano, ma non si ferma mai. Speriamo. Dai, c'è il sorpasso a Sara Tappi. Questo dovrebbe essere il tratto intermedio, poi quello con difficoltà 10 deve arrivare. Sara ha messo la prima ridotta perché ha 18 marce. Con il primino non la fermi mai. Arrivati al passo dello Svientos. Guardate che spettacolo! Oh. Attenzione che non c'è il guardarasio. È bellissimo. Ma c'è una visibilità poi? Adesso è uscito anche un raggio di sole. Sarà per il sole, ma è bellissimo. Aspettate che faccio il giro. Ah, qua si è coperto. Poi lo vediamo insieme al ritorno. Bello qua, tutto aperto il sentiero, sa. Incredibile. Una cosa che devo portare dall'Italia che mi sono dimenticato è il supporto Peak Design per le bretelle degli zaini per attaccare la macchina fotografica. Qua il gioco si fa duro e come si dice i duri iniziano a giocare, quindi noi ragazzi ci fermiamo qua, tutti insieme fermi qua. Sicuramente non sembrerà dal video, ma è molto ripida. Alla derecha. Fico, anche guado. Lo guardiamo? Dai, metti il piede dentro. Bellissimi cavalli. Penso si possano fare anche escursioni a cavallo, vedendo la cacca ogni I tanto. resti. No, anche perché sui sentieri c'è scritto Pedoni. per i pedoni e per i cavalli passare di qua. Vedi, qua il cavallo a sinistra, le persone a destra, quindi tu Sara di là devi andare. Bello il ponte. Oh, che spettacolo. Cioè, ragazzi, Bellissimo. Bellissimo. Che spettacolo. Guardate le rocce di quella montagna. E dopo il ponte il rifugio. Ora, dopo 3 ore di cammino, che cosa c'è di più bello se no una cerveza fresca? Scherzi a parte, l'acqua non ce l'hanno perché fuori c'è l'acqua ovviamente potabile. Se volete al rifugio ci sono anche le tende. e c'è di tutto, potete bere, potete mangiare, potete fare qualsiasi cosa. Dal sentiero le temperature sono drasticamente cambiate, attualmente saremo intorno ai 6-7 gradi, quindi cuffia, tutte le zip chiuse e si va ragazzi. Siamo quasi a metà strada, quasi.
avevamo letto che come il livello era avanzato, lo sta dimostrando. Con Sara parlavamo, facevamo il confronto col Preikestolen, tutt'altra roba. Preikestolen è una passeggiata veramente, anche perché qua le temperature sono molto più basse. Qua ci sono tutte radici che ci fanno da gradino. Questa parte è bellissima perché è tutta in ombra ma con una vegetazione fittissima. E il rumore è solo quello del fiume. Bienvenido Parque Nacional Torres del Paine, limite cileno Torres. Torri del Blu significherebbe, è plurale. Guardate le radici, che spettacolo. Guardate i riflessi del sole sulle piante. Ho un miraggio. Il sentiero verso una spiaggia in Sardegna. E invece no. Io inizio ad accusare un dolore alla spalla destra. Lo zaino pesa. Fra, è dolorante dalla spalla destra. Il sentiero si snoda praticamente all'interno di una foresta, eccetto la prima parte si cammina dentro un fitto bosco. Il vento torna a farla da padrone. Questo tratto è tutto così, solo massi da scavalcare. Questa è la parete che abbiamo davanti. Dobbiamo arrivare su in cima. Questo è quello che vediamo. La natura di queste montagne. Il granito. Ma dove siamo? In paradiso. Dovremmo essere quasi arrivati. Non siamo fortunati di vederla col sole, ma siamo fortunati di esserci arrivati. Los Conquistadores. Arrivati alla base Torres, come tradizione dal Preikestolen, cosa mangiamo? La banana! E di nuovo, come dissi a Preikestolen, buona banana a tutti. Vista la fatica, la banana più buona mai assaggiata in vita mia. Benissimo. Si riparte per scendere mentre scendono chicchi di neve. Guardate i miei pantaloni. Questa è neve. So che l'Italia quest'anno non si può lamentare della neve, però è arrivata anche qua d'estate. L'aria è tagliente, io risento il male alle ginocchia. Adesso ci scaldiamo e le ginocchia non faranno più male. Tra l'altro siamo soli a scendere in questo momento. Non so se si percepisce la pendenza, ma è inquietante. Tanto è passata una comitiva di ragazzi inglesi, ha visto la giacca, ha esclamato "Wow, nice jacket!" E io a sboroni ho detto "Motorcycle jacket!" E lui "Wow!" In discesa sono avvantaggiato perché il friciolino pesa poco, io invece sono una zavorra, piante piegate dal vento. Attenzione che scivola. Qua che facciamo? Dove andiamo? Dove mettiamo? Sara mi ha appena detto che le gambe non la tengono più e questa non è una bella cosa perché abbiamo ancora minimo 7 km da fare. Salto carpiato, ok, ma dovrebbe migliorare. Non riesco più a piegarle. Per il freddo Sara è diventata un tronco. Jurassic Park.
e per mettere la ciliegina sulla torta ha iniziato a piovere. Siamo arrivati vicino al rifugio, teniamo qualcosa da mettere sotto i denti, un po' di zuccheri e si riparte. 2 ore di cammino per arrivare fino al punto di stazionamento. Ce la faremo? Dai, che lontananza, uno spiraglio di sole, pregate per noi. Ecco come portano sulle provviste al rifugio. Bellissimo. Guardate che panorama. Aspettiamo Sara. Come vai? Un dolore che non ho mai sentito in vita mia. Sembra una vecchietta dietro, però va bene, dai. Piano piano. Dai che il peggio in teoria l'abbiamo superato. Non vedo più Sara. Eccola là. Cappuccio celeste. Rush finale. Dai. È rimasto veramente poco. Bravissima amore. Adesso un bel antidolorifico. Lo do io l'antidolorifico adesso, dai. Ci chiedete di terminare il video con il dialetto marchigiano e Sara adesso mi ha detto: Mi sono fatta proprio venire il latte sui ginocchi. E tradotto sarebbe acido lattico sulle ginocchia. forse questa dovrebbe essere l'ultima discesa, perché là in fondo dove dobbiamo andare, l'ultima parte, come avete visto la parte iniziale, è totalmente in pianura. Nel frattempo che aspettiamo a Sara, recensioni di queste scarpe sono fenomenali. New Balance in Gore-Tex Fresh Foam è l'unico paio di scarpe invernali che ci siamo portati sia per me che per Sara. Esistono sia nella versione maschile che in quella femminile e abbiamo provato a distruggerle, ma ancora non ci siamo riusciti. Condizione dei pantaloni Rucca, qua devo ancora fare la recensione, ma sono veramente tanta roba. Considerate 18 km di cammino con pantaloni da moto. Vabbè, ho tolto le protezioni, ma sono veramente confortevoli. Gli facciamo un monumento a questa donna, dai. Piano piano, dai che è finita, tutta pianura è rimasta. Attenti che ti roda quello vereto. Avviamento antipioggia di ultimo livello. Voilà. Come dico sempre, l'arte dell'arrangiarsi è una dote che o ce l'hai o non ce l'hai, e quel tipo ce l'ha a livelli allucinanti. Sara, non cadere nella buca qua. Comunque 2 giornate pazzesche, sia quella di ieri che avete visto nell'ultimo video con la moto, tutto il percorso del parco Torres del Paine, e oggi è stata più dura di ieri perché ovviamente senza la Tenerone è tutto più duro, però tantissima soddisfazione, veramente. Ricordo quel ponte da stamattina quando siamo partiti belli carichi e pimpanti, ora belli scarichi e sfiniti, però siamo arrivati in cima, ce l'abbiamo fatta. Vediamo la luce, ho visto il rifugio prima, ora non ci resta che aspettare l'altro autobus che ci porterà a Puerto Natales. Qua al freddo e gelo, ci siamo vestiti come quando andiamo in moto. Mi sono sentita dire non fare l'europea viziata. Esattamente. È vero, non devo farlo, e io mi ero lamentata perché non c'è niente da mangiare, si aspetta fuori su una panchina dura che non va bene per la mia schiena, e i bagni sono fuori uso perché non c'è acqua. E fa freddo. E fa freddo. Le cose sono tante, però qua sei a Torre È una vita del Paine, difficile. è una vita difficile, e questo è alla fine la natura. E questo Bisogna è rispettarla, quello natura. che bisogna imparare da un posto del genere per un'italiana come me, che ha troppo a disposizione probabilmente e ha tutte le comodità a disposizione, a un paese che non è di condizioni difficili. Ma questo cambio di vita ci farà bene a entrambi. Sì, se riuscirò ad alzarmi ancora dalla panchina. Poi vi faccio vedere un dito del piede particolare vicino al polliciotto, perché quando scende Vicino all'alluce. no, al polliciotto, voglio farlo in italiano, in dialetto, vicino all'alluce, e praticamente avrò, penso, quelle classiche bolle d'acqua che si formano, Sì. perché con lo sfregamento.
Luquaio. Luquaio. Ciao Siamo ragazzi, stanchi. noi aspettiamo l'autobus che dovrebbe arrivare fra circa 20 minuti. Ci troverà ibernati.